Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a fare le consuete previsioni settimanali che vanno dal 22 al 28 luglio. Allora ragazze mie, lo so che state studiando come le pazze e state vedendo tantissimi risultati. Io sono immensamente felice di questo, quindi grazie, 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 grazie a oltranza. Il video sulle fiamme gemelle lo state imparando quasi a memoria e così deve essere, quindi bravissime perché quella è proprio una narrazione, no? E ognuno di noi mette sulla scena della vita il proprio mito e il mito sono degli archetipi originali di riferimento. Ecco, come diceva James Hillman, il padre della psicologia archetipica, quando tu vedi il mito che stai mettendo in scena, la narrazione che stai mettendo in scena, che viene da modelli originali, ti riscatti, guarisci. E quindi il podcast Fiamme Gemelle, Anime Gemelle ha proprio questo impatto e me ne avete dato prova. C'è una nuova narrazione a quello che avete vissuto fino a questo momento e che state vivendo, proprio un'altra prospettiva, cioè vi fa fare uno switch. Ok. Quindi abbiamo pubblicato anche l'altra meditazione. Quelle meditazioni le ho messe in una playlist, meditazioni guidate. Vi consiglio di farle più volte al giorno, più volte al giorno, soprattutto quella riferita ad Afrodite e quell'altra sulla natura selvaggia più volte al giorno. Invece quell'altra che vi ho messo per quello che dovete fare, incontrarvi con qualcuno, fare una cosa in particolare, e quella va bene una sola volta al giorno. Le altre invece 2 o 3 volte al giorno, proprio perché vi assestate, cioè divenite sempre più consapevoli, sempre più presenti, no? E quindi, siccome poi la mente vi riacchiappa sempre, quindi fare più volte al giorno quell'attenzione cosciente su quegli argomenti vi serve a mantenere la presenza, il focus e a far agire la vostra mente creativa piuttosto che la mente razionale. Cioè la mente razionale deve essere portata al vostro servizio, non contro di voi. E quello vi permette di essere centrate. Poi nello studio la consapevolezza vi permette di essere proprio maghi, co-creatori della vostra realtà. E come vi ho spiegato nel video sulle fiamme gemelle, anime gemelle, imparate a co-creare col vostro sposo divino e non con la mente razionale. E quindi state facendo dei salti di coscienza evolutivi grandissimi, bellissimi. Avete capito che tutto ciò che vi circonda è maschera e simbolo del divino. Iniziate proprio ad approcciarvi agli eventi come enti, entità, spiriti, in qualità proprio di enti mandati dal vostro sposo divino, dallo sposo celeste o sposa celeste, affinché voi possiate avvicinarvi ed essere sempre di più alla sua altezza. Allora, ragazzi miei, ragazzi, grazie per tutto. Mi avete mandato tantissime email questa settimana, ma non sono riuscita a leggere, 2 sole le ho lette. E abbiamo iniziato anche la preparazione dei segni zodiacali per il mese di agosto e per ogni segno zodiacale un corpus importante, va bene, un video importante di studio, di consapevolezza sugli avvenimenti e gli incontri decisivi di questo mese di agosto e come adempiere al karma e al dharma la missione dell'anima. Quindi salvatevi questo video, il video sul vostro segno zodiacale ascendente soprattutto, salvatevi soprattutto segno ascendente, va bene? E riguardatelo durante il mese, proprio come lavoro di consapevolezza. E niente ragazzi miei, oggi partiamo subito. Vi faccio scegliere uno o più oracoli, ho messo 3 oracoli diversi, ne potete sentire anche più di una come una variante unica. Per tutte le ragazze nuove e ragazzi nuovi che sono arrivati sul mio canale attratti da alcuni podcast e poi si sono appassionati delle mie letture di tarocchi, vi dico che sotto all'info box schiacciate sul titolo di questo video e trovate la timeline riferita ad ogni mazzo, va bene? Quindi abbiamo il primo mazzo della magia, oracolo della magia, oracolo degli angeli e l'oracolo dell'amore. Ovviamente l'amore è inteso su tutte le forme, no? Andiamo a vedere la parte generale, poi ci facciamo l'amore e vediamo cosa ci dicono. L'amore è inteso proprio come tutto. Avete capito dal video Fiamme Gemelle, Anime Gemelle che tutto è amore. Il lavoro che fate, il percorso che fate, le persone che incontrate, anche sul lavoro, anche lo sconosciuto. Ok. Quindi, ragazze mie e ragazzi, scegliete e partiamo dal primo mazzo. Ah, volevo dirvi una cosa che mi stavo dimenticando.
Ce l'avevo qua, sto un po' rimbambita stamattina. E vi devo leggere un'email della nostra sorella bellissima che vi faccio proprio capire che cosa, come state studiando da Dio. Vi leggo subito questa mail. Allora, la nostra sorella dice: occasione per accogliere Ares, il dio della guerra, la rabbia, la rabbia, la rabbia, la nostra natura selvaggia. Allora, dice: ciao bellissima Francesca cara, con la rabbia sto avendo a che fare da un po', sempre l'avevo tenuta chiusa in un baule. Non ti dico quanti libri per bambini anche che usano questa simbologia di chiudere la rabbia in un baule e vengono letti nelle scuole come molto importanti educativi. L'educastrazione ti insegnano a mettere nel baule le emozioni. Ok. Con l'arrivo di mio figlio la rabbia finalmente è potuta uscire. Non sai quanto ringrazio mio figlio per questo. Non è cosa sempre facile, ma finalmente è uscita. All'inizio addirittura mi rimproveravo e ovviamente ritenevo fosse sbagliato. Poi mi sono accorta dell'occasione un po' di tempo fa e del grande aiuto che mio figlio piccolo mi dà per imparare ad avere a che fare con essa. Lui è nella stessa fase in cui deve per le prime volte avere a che fare con le sue emozioni. Stiamo percorrendo insieme una simile strada, aiutandoci ad imparare a dialogare con le nostre emozioni. E questa è di per sé una cosa stupenda. Le occasioni che la vita ti dà per imparare, per riuscire a comprendere la meraviglia di questo valore, che sono le emozioni. Poi tu che stai lavorando così tanto su questo, che vi dico sempre, accogliete le emozioni che sono dei, vi aiutano a superare paure e attaccamenti, ok. Poi tu che stai lavorando così tanto su questo proprio ora, che sono pronta a sentire ciò che dici. Penso sia così per tutti coloro che ti ascoltano. Grazie, arrivo al dunque. Di notte mio figlio si sveglia, io dormivo da pochissimo. Mi girano le balle, ovviamente perché volevo dormire. In più il bambino ha le stesse balle girate per lo stesso motivo, giustamente, ed è nervoso e agitato. Perciò mi arrabbio. Cerco di non manifestarlo e non agirlo, ma ero furibonda, non con lui ovviamente. Poi dopo un po' mi accorgo, capperi, è un'occasione per accogliere la rabbia. A caldo in tutti i sensi, mezza addormentata in tutti i sensi, non ci avevo pensato, wow! Pare cosa da poco, ma le cose che toccano le pulsioni più istintive, come dormire e mangiare, per me non sono da poco. Una furia ero interiormente. Bene, accolgo la rabbia, ringraziandola e chiedendo di aiutarmi ad aiutarla ad aiutarmi, come vi ho insegnato sempre, come vi insegno negli ultimi video. Si è veramente trasformata, semplicemente non era più uguale a prima, era energia, che ho usato per stare sveglia quasi tutta la notte, chiacchierando con il piccoletto, calmatosi, non appena mi sono calmata io, guardando stelle e seguendo brillanti scie di bava di lumaca in giardino. Tra l'altro la notte era talmente bella e fresca che prima di dormire avevo espresso il desiderio di rimanere fuori ancora. Non succede mai stia sveglio così tanto la notte, ma posso con gioia dire che si è trasformato da un momento di angoscia ad un bellissimo momento da ricordare. Ma poi, soprattutto, chi dice che la notte si debba proprio dormire? Si possono anche seguire le scie delle lumache. Grazie tesoro, grazie di cuore per i tuoi insegnamenti che aiutano tanto a rendere possibile tutto questo. Ma io faccio un applauso alle nostre mamme meravigliose, alla nostra mamma. Quindi, vedete come vi ho detto, quando sentite tutta l'emozione e invocate la rabbia, Ares, la dea della rabbia, o il dio della guerra, Ares, potete identificarlo come meglio volete. Quando lo invocate, aiutami ad aiutarti ad aiutarmi. Quando lo invocate e lasciate proprio, avete fede in quello, allora come ha fatto la nostra sorella mamma, si trasforma in energia e le è servita per stare sveglia tutta la notte ed era anche divertita, mi sveglio, prima ero addormentatissima. Cioè, tutto accade per una buona ragione. Come diceva Giordano Bruno prima di essere messo a rogo, tutto accade per un buon fine. E come vi ho detto anche nel video delle fiamme gemelle e anime gemelle, non c'è una causa degli eventi. Gli eventi tornano, sono dei idee fin quando non dici di sì. Appena inizi a dire sì, cioè a cogliere l'emozione come ha fatto lei, gli eventi non si ripetono alla stessa potenza di prima.
Succederà di nuovo che ti arriva la rabbia, ma sei più preparata, capisci subito la magia, perché qua stiamo a sciogliere paure e attaccamenti, e questo è lo scopo dell'essere umano, per ritornare all'uno, per ritornare al darsi, per ritornare ad amore. E quindi il karma sono la manifestazione delle tue paure e degli attaccamenti. E come diceva il Buddha, noi abbiamo 1500 attaccamenti, 500 legati al corpo fisico, 500 legati alle emozioni e 500 legati alla mente. E di vita in vita, di morte in morte, ritorniamo sulla terra ogni volta, di vita in vita, di morte in morte, per sciogliere questi benedetti attaccamenti e paura. Quindi non è che la rabbia, la attraversata non le torna, no, no, le tornerà sicuramente, ma avrà più forza, va bene? Si darà, il darsi, l'amore è il darsi. Quindi noi stiamo qui per imparare ad amare, significa imparare a darci, ma che cosa ci dobbiamo dare? Alle tue emozioni ti devi dare. Le tue emozioni sono il linguaggio del divino, che te le manda affinché tu senti tutta l'emozione, scendendo nell'emozione profondamente, la senti tutta senza anestetizzarla, né, come vi ho detto nel video Fiamme Gemelle, Anime Gemelle, con la pillolina intesa metaforica, né con l'analisi, né con i perché. I perché sono la pillolina, i perché ti anestetizzano, non ti devi chiedere perché sull'emozione, non esiste un perché. I perché analizzano, l'analisi ti anestetizza, ti fa abbassare la sensazione del disagio, ma tu lo devi sparare tutto quel disagio, perché non è disagio, è forza, è energia, guardate come si è trasformata la rabbia. Va bene? Ok, mi stavo mettendo a fare un altro podcast, poi tanto mi sto preparando altri podcast, ok. Perché qua non c'è tempo da perdere, cioè i risultati si vedono, sono evidenti e quindi io sparo, vado, la missione, la mia, Ok, detto questo ragazzi miei, allora, primo mazzo, secondo mazzo o terzo mazzo? E partiamo dal primo mazzo. Allora, andiamo a vedere per le mie ragazze e i miei ragazzi cosa prevede il karma affinché tu possa sciogliere paure e attaccamenti in questa settimana. Vediamo. Cosa prevede la tua missione dell'anima in questa settimana che va dal 22 al 28 luglio? Vediamo. In che condizione stiamo? Ah, beh, siamo come le belle maghe qua. Pozione, la pozione magica. Ricorda di praticare il tuo amor proprio. E beh, ragazzi miei, qua c'è una bellissima immagine di una ragazza che fa le pozioni magiche in camera sua, si sente piena del suo potere. Ok, ricorda di praticare l'amor proprio. Allora, per molti di voi state già in uno stato di grande consapevolezza, eh? Allora, questa carta ti dice in questa settimana, qua abbiamo una persona che sta sola con le sue pozioni. Che cos'è che trasforma le cose? Quello che dobbiamo accogliere sono le emozioni, accoglierli come dei. Quando accogli come dei le emozioni, come ha fatto la nostra sorella nella testimonianza, le cose si trasformano e arriva la forza, l'energia corrispondente. Questa è la carta che mi dice: in questa settimana avrai la trasformazione delle tue emozioni in forza, in potenza, in energia. E ti chiedono anche di perseguire su questa strada. Va bene? Ok, vediamo adesso con i tarocchi cosa ci raccontano. A livello generale, poi facciamo l'amore. Poi facciamo l'amore comunque. Poi ci analizziamo l'amore. Facciamo sempre l'amore, ragazzi miei. Co-creiamo col divino. La co-creazione, fare l'amore col divino. Allora, vediamo. In linea generale, cosa accade alle mie ragazze e ai miei ragazzi che hanno scelto la prima variante?
settimana dal 22 al 28 luglio. Cinque di bastoni, cavaliere di coppe. Oh, innamorato sempre di più. C'è qualcuno innamorato sempre di più, lo vedete pure voi, no? Allora, qua state tesi con qualcuno. 5 di spade, 5 di bastoni. C'è mancanza di intendimento con qualcuno, probabilmente, o vi siete litigate, o litigati con qualcuno. E qua mi parlano subito d'amore. Volevo vedere se mi parlavano d'altro. L'amore lo analizziamo dopo, ma mi parlano subito d'amore. Significa che è il tema centrale a livello emozionale per te in questa settimana. Cavaliere di coppe e 2 di coppe. Parla da sola. C'è una persona che arriva verso di te e qua c'è una condivisione. Mi può parlare anche di un'amica con la quale avete litigato, o di un amico, o di un familiare, o di una persona comunque con la quale c'è un legame affettivo. Va bene? E c'è una persona che in questa settimana ti dimostrerà l'amore, un'apertura emozionale, 2 di coppe, amore condiviso. Eh sì. Vabbè ragazzi, parlano da sole queste carte. Vediamo un po', due altre. Il mondo. Il 7 di spade. Due sono le cose. Qua c'è una persona che vuole una nuova tappa insieme a te. Non so se tu l'accetti questa cosa perché non ti fidi tanto, oppure, e quindi sei un po' evasiva, oppure vuole scusarsi questa persona per essere stata evasiva con te, o averti detto delle bugie e quindi aver creato delle situazioni di tensione. Queste sono le cose. Vediamo un po' cosa ci offre questo cavaliere di coppe e il 2 di coppe. No, troppe no, vediamo. Il 5 di coppe è una persona che è mossa da un pentimento nei tuoi confronti. Una persona che è stata molto male, 5 di coppe, 5-5, è stata molto male per un litigio, e quindi una persona che è mossa da un pentimento nei tuoi confronti. Sì. Regina di spade, tu ti sei messa sulla difensiva probabilmente, o perché c'era un'altra persona, o perché comunque, non lo so. È una persona che è mossa da un pentimento. Sì, questo accade. Vediamo l'energia positiva. L'imperatore. Qua si rimette ordine in queste situazioni di tensione che ci sono state. L'imperatore al positivo si rimette ordine. E c'è una persona qua che rimette ordine nelle cose, che si sistemano le cose. Vediamo energia negativa. 7 di denari. Tu avevi perso un po' la pazienza. O hai atteso molto, o hai perso un po' la pazienza, o sei stanca di aspettare. Non so, vediamo questo 7 di denari ancora. 3 di bastoni. Hai perso la pazienza di aspettare. Probabilmente c'è una distanza tra te e questa persona. O comunque eri stanca di aspettare, di attendere, oppure non vedevi prospettive, non vedevi che c'è possibilità di investimento. Fatto sta che arriva questa persona in questa settimana. Come avete visto, io chiedo in linea generale, e il tema che mi dicono le carte, il tema emozionale più importante per te in questa settimana. Quindi se mi mettono lavoro, è il lavoro, se mi mettono relazioni, sono le relazioni. Ossia, cosa vuol dire? Che il tema su cui devi mettere l'attenzione in questa settimana è le emozioni che ti vengono scaturite dal divino attraverso questa persona, perché poi ti servono anche come talenti a riversarsi nel lavoro. Mi spiego? Adesso ci analizziamo l'amore, però volevo vedere in linea generale, vediamo cosa ci aggiungono magari gli oracoli delle fate, vediamo se ci aggiungono altro, se ci dicono anche cose sul lavoro o se rimangono fermi su questo. Una. Il tuo desiderio sta per realizzarsi. Non so che desiderio avete, ragazze mie, se è questo di cui hanno parlato le carte oppure è altro.
il tuo desiderio sta per realizzarsi, devi avere fiducia perché le cose si stanno predisponendo in tuo favore. Quindi fiducia nelle vostre emozioni, e sapete come si fa, ragazze mie e ragazzi. Mettiamo un altro oracolo, mettiamone 3 di questi. La mente piena, pensiero di gruppo, è l'albero del pianto, riconciliazione, infatti qua mi dice. Sì, specchio in dissolvenza, sublimazione dell'ego. Allora, qua avverranno, scusate un attimo, allora vi stavo dicendo, ci sarà una riconciliazione, riconciliazioni, la mente piena, pensiero di gruppo, molto a che fare con questo 5 di bastoni, no? Guarda, con l'incapacità di intendersi, uno dice una cosa, uno dice un'altra, poi ci si litiga, no? Pensiero di gruppo, cioè la mente piena, non sai cosa pensare, ok, c'è una riconciliazione. Guardate come si susseguono anche gli oracoli, come si sono susseguiti i tarocchi nella stessa appunto sequenza. La riconciliazione è sublimazione dell'ego, specchio in dissolvenza. Cosa vuol dire specchio in dissolvenza, sublimazione dell'ego? Quello che ci diciamo sempre, no? Sublimazione dell'ego, lo specchio in dissolvenza. Qua c'è uno specchio che si spacca. L'altra persona, legge dello specchio, è il divino che si maschera con un nome e con un cognome. E quindi tu vedrai che le emozioni che l'altra persona ti scaturisce sono favorite, sono emozioni che tu devi sentire affinché tu possa avvicinarti alla riconciliazione con il tuo sposo o sposa celeste, come vi ho insegnato nel video Fiamme gemelle, anime gemelle. Allora che succede con la realtà esterna? Che la realtà esterna si palesa a te riconciliandosi con te, va bene? Mi può parlare di chiunque questa persona, adesso vediamo l'amore, però qua mi mettono attenzione su questo. Quindi ragazze mie e ragazzi, vi faccio l'in bocca al lupo a livello generale e adesso passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere nell'amore, sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia nessuno, faremo un altro tipo di lettura, metteremo qua la tua energia, qua mettiamo l'energia della tua persona di interesse, se c'è, o della persona che può arrivare, e qua cosa accade in questa settimana a livello proprio definitivo per te in amore. Allora, vediamo un po', tenendo fede sempre all'amore per te stessa, l'amor proprio che è uscito qui, che è l'amor proprio, no? Come vi ho detto anche nel video, non mi ricordo in quale video ve l'ho detto, ormai sto facendo 1000 podcast, non è l'amore per il tuo essere in senso soggetto, ego, è l'amore per la coralità degli spiriti che ti abitano. Tu non sei soggetto separato dal tutto, tu sei distinto ma non separato dal tutto, tu sei il tuo spirito bambino, il genio, lo sciamano, tu sei i tuoi antenati, tu sei i tuoi avi, tu sei gli spiriti che ti abitano, tu sei una coralità. E quindi amor proprio significa amare tutta la coralità che mi è all'interno, e questa coralità si esprime con le emozioni, ok? Vediamo un po'. Allora, come vanno a stare in amore le mie ragazze e i miei ragazzi? Amore, 22-28 luglio, il carro, 2 di spade, 9 di spade. Allora, vedo un avanzamento che è bloccato qui. Allora, vedo il carro, mi parla di avanzamento, però c'è un 2 di spade e il 9 di spade. Non so se sei tu che hai dei dubbi, se l'andare verso qualcuno e sei preoccupata, hai paura nell'andare verso qualcuno, oppure vorresti avanzare in amore, ma ci sono preoccupazioni, non sai che scelta fare e questo ti dà preoccupazioni. Vorresti prendere la decisione di avanzare o di aprirti al nuovo, per esempio, però ci sono paure rispetto a questo aprirti al nuovo. Vedo preoccupazioni per qualcosa qua. Paggio di coppe.
Perché ci sono preoccupazioni? 9 di spade, 10 di bastoni. C'è una situazione che ti appesantisce e ti preoccupa in amore. Vediamo un po', vediamo l'energia della persona che arriva, poi andiamo a vedere cosa succede alla fine, o della persona di tuo interesse. Questa settimana, dal 22 al 28 luglio. Qual è l'energia della tua persona di interesse? Nei tuoi confronti. La ruota della fortuna. Il diavolo. L'asso di spade. Questa persona ha un'energia di voler parlarti a tutti i costi. Costi quel che costi. Allora, c'è un cambio qua. Arriva un cambio da parte di questa persona. Il diavolo mi parla di una persona che vuole ottenere, ha un desiderio fortissimo di parlarti. Quindi io vedo questa persona ha l'energia fortissima di parlarti in questa settimana. Ma è forte, anche energia passionale, sessuale, di parlarti, di chiarire, di vederti. Non so se tu stai così preoccupata perché non sai che decisione prendere rispetto a questa persona, questa cosa ti appesantisce. Può essere anche una persona nuova, che ti vedo preoccupata se dire sì o no di aprirti, perché questa persona arriva col piede sull'acceleratore. Vediamo un po' cosa succede qua alla fine per te. Cosa succede alla fine in amore? Il matto. Il mondo. Wow, asso di coppe. Alla fine sono rose e fioriranno. Guarda, alla fine io vedo che qua c'è il matto. Il matto mi parla di lanciarsi. Alla fine qua io vedo che ti lanci, nonostante qua io ti vedo molto preoccupata, non so perché. Forse perché è la stessa persona che è di nuovo un altro ciclo con questa persona, però alla fine io vedo che tu ti lanci, ti vedo preoccupata per una situazione pesante, o rispetto proprio all'amore o rispetto a questa persona, che arriva con le idee molto chiare. Io qua ti dico che alla fine per te il matto, nuova tappa, punto e a capo, cioè punto e a capo. Il mondo, ti vedo molto felice qua, come dice anche questa carta. Successo amoroso, asso di coppe, abbiamo 2 assi qua. Qua c'è un'opportunità d'amore che coglierai alla grande, vedo, eh. Cioè c'è poco da dire qua, insomma. E, nella misura in cui è una persona nuova, ti vedo un po' preoccupata rispetto a... ti vedo che vuoi avanzare, però non sai che decisione prendere, sei preoccupata perché questa persona mette il piede sull'acceleratore, però alla fine vedo che qua sarai molto felice, insomma. Sei una persona che già conosci, non so perché sei così preoccupata tu, o preoccupato. Perché c'è questa situazione pesante? 9 di spade, 10 di bastoni. L'appeso. Perché forse è passato molto tempo, oppure questa persona arriva all'improvviso, perché la ruota della fortuna è qualcosa di all'improvviso. E quindi aprirti per te può essere un peso, insomma. Non sai che scelta fare, ci pensi, cioè stai un po' nel mentale, va bene? Stai un po' nel mentale, però vedo che qua ti lascia andare poi, insomma. Sì. Qua abbiamo forti segni del Capricorno, dell'Ariete, del Cancro, del Pesci. Può essere ascendente, Luna o Venere. Vediamo un po' qual è la carta positiva. Carta positiva per te. Il 7 di denari. Vedo che te la prendi un po' con calma, perché arriva a tutto gas questa persona. Vi ricordate che nella stesa precedente ci avevano messo l'attenzione sull'amore pure, no? E quindi io vedo che qua te la prendi con calma col 7 di denari tu. Infatti qua c'è l'appeso, cioè te la prendi un pochino con calma, fai aspettare un po', però poi vedo che qua vai, insomma. Vedi, 5 di bastoni, c'è un po' di tensione, però ti dico che te la prendi con calma e verranno risolte le tensioni. E vediamo qual è l'energia negativa. 5 di coppe. Non vuoi soffrire di nuovo. Ecco perché stai così preoccupato o preoccupato, perché magari con questa persona c'è già stato
una sensazione di disagio emozionale, o sei stata molto male in amore a prescindere, arriva questa persona a tutto gas e tu te la prendi con calma, però alla fine ta ta ta, con calma, però sarà anche molto veloce. Cioè, lento ma veloce, insomma, avete capito? Eh sì. Vediamo quali sono le intenzioni del diavolo, l'asso di spade nei tuoi confronti. 6 di spade, di venire proprio da te, vuole proprio venire da te. Vengo da te, vengo da te, vengo da te. Eh sì. Vediamo un po' cosa ti dirà il diavolone con i miei oracoli lui lei. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Sono scappato per paura che mi lasciassi. Vi ricordate che nella stessa precedente c'era il 7 di spade, la fuga, no? Qua molte di voi è una persona che non aveva stima di se stessa, è una persona insicura e dice sono scappato per paura che mi lasciassi. Quindi questo per alcune di voi che è la stessa persona. E quindi voi lo fate aspettare questa volta però. Vediamo ancora un'altra. Sì, qua mi parla di una persona da cui vi siete separate per molte di voi e dice che ne ha combinate di ogni e che si è redenta questa persona come il figlio il prodigo. Questo è il succo di questa carta. Adesso ti dico, guarda. Quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in 1000 modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Allora qua c'è stata una separazione per molti di voi da parte di questa persona che è scappata per ego, per condizionamenti, no? Allora non ha potuto supportare questa fuga, in questa fuga il divino lo ha rimandato sempre sugli stessi errori e gli ha fatto sentire la tua presenza in modo inequivocabile, prepotente e presente, molto più nell'assenza. E questa persona si redime da qualcosa che non ha mai potuto controllare. Cioè, chi è che vuole esercitare un controllo sulle emozioni? La mente razionale, l'ego. Quindi qua abbiamo una persona che si è data conto di non poter più esercitare un controllo su delle emozioni. Le emozioni sono dei, anche se magari lui non è consapevole di come lo siamo noi nella scuola iniziatica, però il senso è questo, le emozioni sono dei e lui ha voluto controllare la natura selvaggia, l'emozione che lo spaccava dentro. C'è una grande consapevolezza da parte di questa persona, eh? Poi ve la gestite voi ragazzi, nel senso se sì, se no, io vedo che fate un po' attendere questa persona. Questo per coloro le quali è scappata questa persona. Vediamo ancora un'altra. Voglio sentire addosso il tuo respiro. È una persona che si paleserà a te con molta carnalità, passionalità. Sappiamo che ci sono persone che hanno la sensazione fisica esplica più di 1000 parole, no? E qua sia che tu sia una persona, conosci una persona nuova e quindi ci sarà molta passionalità e sessualità. Ecco perché a te stai un po' così, ok? Però poi vedo che ti lasci andare ed è un bellissimo momento qua. Sia che la persona che già conosci ci sarà una forte passionalità qui, ok? Facciamo l'amore, insomma, non facciamo la guerra. Così. Alla fine l'amore è sempre una lotta, perché la vita è una lotta per l'amore. È una lotta perché? Perché noi dobbiamo combattere con la nostra mente razionale che non vuole darsi, non vuole darsi agli eventi, darsi alla vita, darsi alle emozioni. E quindi la vita è sempre una lotta per l'amore, perché noi lottiamo con le nostre credenze. E quindi lottando con le nostre credenze che ci impediscono di darci completamente alle nostre emozioni perché le giudichiamo negative, allora man mano che iniziamo a darci queste credenze verranno sempre meno, perché vi ho letto anche la testimonianza della nostra sorella,
ha sperimentato sulla propria pelle che sentire tutta la rabbia, invocarla, affidarsi a lei, le dà energia. E l'emozione arriva per darti forza, per farti abbattere paure e attaccamenti che ti separano dall'amore. Wow, detto questo, mettiamo 3 di queste. La tribù, tagliarlegna e l'isola del tesoro. Questa carta mi sta dicendo che avverrà un incontro, la tribù, per coloro i quali avevano anche situazioni di altre persone connesse. Ci sarà una pulizia, tagliar legna da questa tribù. E per altri ci sarà un incontro, tagliar legna, tagliare i rami secchi, cioè potare ciò che non serve. E l'isola del tesoro mi parla di qualcosa che piano piano affiorerà. E qua c'è una tartarughina, io qua sei tu che ti prendi il tuo tempo, sei tu che ti prendi, oppure può risuonarvi anche come energia specchio, ragazze, per alcuni di voi, perché alcuni di voi hanno visto spesso energia specchio, no? Cioè questa parte che ho letto è la vostra persona di interesse e quest'altra siete voi, va bene? Vedo che piano piano si scoprirà qualcosa di magico e di prezioso, la tartarughina, con i tempi che questa energia che ho letto darà, va bene? Ok, quindi ragazze mie, ragazzi, io concludo qui, mi raccomando, studiate, abbracciate le emozioni, studiate nel senso includete le vostre emozioni, ricordate che la vera conoscenza è la conoscenza intuitiva. La conoscenza intuitiva, la vostra mente razionale non può metterla in dubbio. Tutte le vostre credenze invece possono essere messe in dubbio da chiunque, in primis da te stessa. Detto questo, ragazze mie, ragazzi, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo di oracoli. Andiamo a vedere come sarà questa settimana, cosa è in programma per te la tua anima a livello destinico, karmico e dharmico, per adoperarci verso la creazione consapevole della nostra realtà. Allora, vediamo prima la parte generale dove punteranno l'attenzione, leggendo prima questo, poi vediamo con i tarocchi la parte generale, dove punteranno l'attenzione, possono puntarla sulle relazioni, lavoro, amore. L'amore poi ce lo analizziamo dopo, però vediamo qual è il corpus principale. Allora, vediamo per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante. Metterò una sola carta come adempimento dell'anima in questa settimana in tutte le circostanze della tua vita, della tua quotidianità. Qual è la missione? Come si adempierà questa missione? Allora, vediamo. Trasformazione globale. Canalizza la luce della verità. Angelo Asalia, canale diretto di comunicazione con Dio. Allora, cos'è la verità? La verità è che esiste un'unica relazione tra umano e divino. Come vi ho spiegato nel video Fiamme gemelle, anime gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni è la chiave assoluta della tua vita. Esiste un'unica verità, un'unica relazione tra umano e divino. E tutto ciò che vivi nella quotidianità sono simboli di questa relazione. Tu questa settimana farai esperienza, vi suggerisco di riguardare, tanto voi lo state già facendo, come vi ho detto anche la settimana scorsa, di guardare quel video per 21 giorni, almeno una volta al giorno. Siamo nei 21 giorni, appunto, riguardate quel video, perché voi vedrete tutta la realtà che vivete come un'immagine della vostra anima, una produzione della vostra anima, affinché voi possiate avere consapevolezza e quindi presenza a tutto ciò che accade. Cosa vuol dire la presenza? Potere. La verità, la consapevolezza della verità significa avere il potere. E come vi ho spiegato anche
meditazione guidata, quella la prima che abbiamo pubblicato, quella delle direzioni nord, sud, est, ovest, state diventando padroni del vostro destino e del destino del nemico, che è la mente. Quindi vedendo la verità in tutto ciò che esiste. Allora, canale diretto di comunicazione con Dio. Come vi ho spiegato invece nel video delle fiamme gemelle, anime gemelle, la nostra mente, cioè tu, anima, psiche, come nel mito di amore psiche, può creare, non crea mai da sola l'anima, perché la creazione è sempre un atto che avviene in due, è il due in uno, come quando crei un bambino, non lo puoi fare da sola, ci vuole sempre un maschio e femmina, cioè energia maschile e femminile che procrea. Quindi l'anima non crea mai da sola, insieme all'anima possono esserci o due altri creatori, o Dio, lo sposo celeste, che ti sussurra all'orecchio, oppure la mente razionale. Quando l'anima crea con la mente razionale si genera oscurità, paura, disagi, vittimismo. Quando l'anima crea insieme al divino, e quindi che le sussurra all'orecchio, allora si crea bellezza. Ecco, questa è la settimana in cui avverrà una trasformazione globale, in cui tu creerai e avrai fede negli eventi che sono voluti dal tuo sposo celeste, sposa celeste o sé superiore o spirito guida, è la stessa cosa. Quindi tu sarai abbracciata ad amore, cioè al tuo sposo divino, in tutto ciò che accade. Procreerai con lui. Trasformazione globale. Bellissimo. Ora andiamo a vedere con i tarocchi cosa accade nello specifico a livello di situazioni per andare ad applicare quello. Vediamo in che ambiti. Cosa accade in questa settimana che va dal 22 al 28 luglio. Vediamo. L'imperatore, 7 di denari, la stella. Si realizza un obiettivo in questa settimana. Stavi aspettando di realizzare un obiettivo, un sogno, la stella. Questo obiettivo ha a che fare con l'imperatore. L'imperatore può essere la tua stessa energia in qualità di ordine, di fare delle cose fatte in un certo modo, fatte bene. Mi parla di ordine, di costruzione, quindi mi può parlare di più aspetti. E 7 denari mi parla di un'attesa, qualcosa che stavi attendendo per riportare un certo ordine nella tua vita. Con la stella mi parla della realizzazione di un desiderio che ha a che fare con questa stabilità. L'imperatore è il 4 degli arcani maggiori, una stabilità. Realizzazione di una stabilità, mi può parlare di natura lavorativa o di stabilità in altri ambiti. Mi parla anche, mettiamone altre due, così ti dico. Cos'altro? 4 di coppe. E l'asso dei denari, è certo che sì, ragazze mie. Allora, eri un po' insoddisfatto perché un certo ordine non c'era, o in ambito lavorativo, o non c'era un posto di lavoro, o eri un po' inappetente a livello emozionale per questioni riguardanti la stabilità o un'attesa che si stava protraendo oltremodo. Tutto ciò che riguarda una stabilità, o forse eri un po' insoddisfatta di una persona che aveva molto da lavorare, per esempio, eri un po' insoddisfatto e qua si realizza un'opportunità con questa persona, oppure un sogno si realizza, oppure si realizza un'opportunità di lavoro in concretezza o economica che stavi aspettando e questa attesa protratta ti stava dando un'inappetenza emozionale, eri un po' giù d'animo, diciamo. Si realizza un sogno.
Asso di denari, la stella, in questa settimana. E ti dico anche un'altra cosa, perché si realizza questo sogno? Perché tu hai fede negli eventi successi in passato e che stanno accadendo. Proprio quello che ti ho detto prima. E mi può parlare anche, adesso vediamo al positivo per te in questa settimana. 5 di coppa al positivo. La tristezza va via. Se avete avuto momenti di tristezza relativi a un'attesa protratta di natura, di varia natura, come ti ho detto, la tristezza va via. C'è il cogliere un'opportunità, il lasso di denari per me ha a che fare un po' con il sole degli arcani maggiori, no? È una cosa in concreto, radicata e che si sviluppa nel tempo. Quindi se avevi sensazioni di tristezza o di apatia, va via in questa settimana. C'è la sanazione delle dinamiche, ma soprattutto la sanazione arriva con la fede nell'evento e negli eventi. Ok. Vediamo un po' carta negativa. Il 5 di bastoni, probabilmente avete discusso con qualcuno oppure erano vostre dinamiche interne, divergenze interne che vengono completamente sanate in questa settimana. Vediamo che abbiamo un 5-5, come vi ho spiegato nel video dei numeri tripli, quando c'è il 5, è relativo al Papa, no? Il 5. Il Papa sono insegnamenti spirituali, il karma, adempimento di una lezione spirituale. E quindi grazie alle emozioni sulle quali tu hai lavorato, stai lavorando, di divergenze con altre persone, hai capito che le altre persone sono il divino, maschere, simboli del divino. Avendo fede in questo, tu realizzi un'opportunità, un desiderio si avvera in questa settimana, che può essere anche quello di mettersi d'accordo ed eri un po' insoddisfatta perché stavi aspettando di metterti d'accordo, trovare la pace, fare pace, non lo so, questo è. Vediamo un po' per delle discussioni che ci sono state. Mi può parlare di vari ambiti, o anche sul lavoro, discussioni con un capo, stavi aspettando qualcosa. Mi può parlare di vari ambiti. Vediamo un po' di cosa parla questo asso di denari e la stella ancora. Asso di denari e stella in questa settimana. Del 9 di denari, del lavoro. Verrai riconosciuta a livello lavorativo, c'è un desiderio che si realizza in ambito lavorativo o qualcosa che ti farà molto felice, qualcosa a 9 di denari che ti permetterà di fare degli investimenti. È un buon tempo per fare investimenti, mi dico. Qualcosa che ha a che fare con una realizzazione tua personale. Il 9 di denari è la realizzazione tua personale in forma pratica. Quindi tutto ciò che ha a che fare con con una tua realizzazione personale in questa settimana. Avere fiducia in te stessa, anche prenderti cura di te stessa, uscire fuori da una sensazione di inappetenza emozionale, di apatia emozionale, realizzazione di qualcosa, tua, personale. Bellissima stesa, ragazzi miei. Guarda, qua c'è un 3 di spade, non sei stata bene negli ultimi momenti. Cioè, hai trasmutato un dolore. 5 denari, regina di denari, forse di natura economica era. Qua io vedo risultati economici e lavorativi. Per altri di voi vedo un'opportunità di lavoro importante che c'è in questa settimana e stavi aspettando una chiamata probabilmente. Per altri c'è una realizzazione sul profilo economico e lavorativo. Sì. Vediamo un po' cosa ti dicono gli altri, le fate. Una carta delle fate. Bambini. La tua connessione con i bambini è parte dello scopo della tua vita. Questa è una carta che mi parla a più livelli, sia che hai pacificato con la tua bambina interiore, il tuo bambino interiore, accogliendo le emozioni, e quindi qua c'è una farfalla che è la trasformazione, e la tua bambina, il tuo bambino che viene fuori. Cioè ti vedo felice in questa settimana da un momento di tristezza o di apatia, ti vedo proprio felice, sia che puoi fare un lavoro che ha a che fare, un sogno si realizza che ha a che fare con i bambini, questo sogno. Questo dovete vedere voi dove vi risuona, però è una carta molto bella questa, Vediamo, ne mettiamo altre 3 con queste.
riconciliazioni, sublimazione, cioè le carte, stesse carte dell'altra stesa mi stanno uscendo, specchio, sublimazione dell'ego, corretto utilizzo del potere. Allora qua avviene una situazione di i giochi della corona, corretto utilizzo del potere. Qua avrai il potere nelle mani in questa settimana, perché che cosa avviene? La riconciliazione con delle tue parti interne che hai proiettato all'esterno sotto forma di persone, enti, eventi e circostanze. Hai capito, con la dissoluzione dell'ego, qua c'è uno specchio che si rompe e non ti fa vedere più il mondo, le persone fuori separate da te, ma sei tu, sono tue proiezioni. Cosa succede qui? Che ci sarà il potere, i giochi della corona, corretto utilizzo del potere. Qua c'è stato un potere usato male. Potere usato male, cioè sempre quando dico potere usato male, cioè abbiamo delegato all'ego la responsabilità della nostra felicità, andandoci male, ecco. Quindi, il corretto utilizzo del potere, avrai molto potere, 9 di denari, cioè riacquisti il potere, va bene? Ok, ragazze mie e ragazzi, anche potere economico, eh? Detto questo, adesso passiamo all'amore. Allora, abbiamo la trasformazione globale come concept in questa settimana per te. Vediamo, facciamo un'altra stesa di tarocchi, diversa. Qua mettiamo la tua energia, nell'amore, tua energia. Qua mettiamo l'energia della tua persona di interesse, se c'è, o della persona che può arrivare. E qua vediamo alla fine cosa accade nell'amore per te. Allora, vediamo. Sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno, ho già detto. Vediamo. Qual è la tua energia nell'amore in questa settimana, 22-28 luglio? La tua energia nell'amore. Asso di denari. 6 di bastoni. E l'eremita. Nel lavoro va benissimo. Io ti vedo molto concentrata sul profilo lavorativo, perché vedo che c'è un'opportunità che ti fa molto felice col 6 di bastoni. Il 6 di bastoni mi parla di riavere tutto sotto controllo grazie a un'opportunità di lavoro che arriva, o comunque un'opportunità che ti fa stare bene. L'eremita nell'amore mi parla di una persona che sei tu in questo caso, che rifletti prima di agire, ci vai prudente nell'aprirti. Sì, perché vedo che va molto bene questa sfera qui, ritorni a sentirti felice, avere le questioni sotto controllo. Dire sotto controllo è un po' in antitesi con quello che insegniamo sempre, però è la parola che abbiamo, perché il controllo del mentale, no? Però è la parola per intenderci, che va tutto bene, ti sentirai fiera o fiero di te stesso per un'opportunità che arriva sul piano lavorativo. Poi nell'amore ti vedo prudente però con l'eremita, prudente ad aprirti. Qua tre i denari di nuovo, molto concentrata sul profilo lavorativo e personale, ecco perché nell'amore ti vedo prudente, quindi sia che può arrivare una persona o esserci già questa persona, ti vedo prudente a te. Vediamo un po', qual è l'energia nei tuoi confronti della tua persona di interesse, se c'è, o della persona che può arrivare in questa settimana? Qual è l'energia della tua persona di interesse nei tuoi confronti? 9 di bastoni, asso di spade, 4 di bastoni. Questa persona ti chiama per un incontro, asso di spade, 4 di bastoni, un incontro vis-à-vis proprio. Questa persona alla chiarezza vuole parlare, stare con te in questa settimana. Il 9 di bastoni mi parla di una persona che insiste con questa accoppiata di carte. Qua c'è una persona che ti chiama per un incontro, a te ti vedo un po' prudente. C'è una persona che ti chiama per un incontro, qua c'è il cavaliere di denari, è possibile che si sia preso i suoi tempi questa persona, o una persona che anche lei è una persona un po' più prudente, se è una persona nuova per esempio. Sì, mi parla di una persona di questa natura qui. Vediamo alla fine cosa succede, poi ce le chiariamo. Cosa succede alla fine in amore per te? Cavaliere di denari, il sole, il 9 di denari.
Allora, per molti di voi che è una persona nuova, che state conoscendo come una persona nuova o che la conoscete relativamente da poco, io vedo che Cavaliere di Denari è una persona che si prende i suoi tempi, quindi io credo che siate voi qua che vi prendete i vostri tempi. Il Sole mi parla che ci sarà una grande intesa sotto il profilo di amicizia o di condivisione, di gioia, vivere qui ed ora. Il 9 di denari mi parla di nuovo di te, secondo me sei, che sei molto concentrata sulla tua stabilità personale e questo però ti permette lo stesso di godere dell'amicizia o della compagnia di questa persona. Però diciamo che la tua attenzione è traslata e focalizzata proprio su di te col 9 di denari. Quindi io vedo qua, secondo me sei tu che fai attendere un po' questa persona, però poi ti vedo uscire, comunque sia, il sole mi parla di gioia, di felicità, al centro stesa, no? Di condivisione, e il 9 di denari mi parla della tua felicità, sia perché stai avendo tu successi tuoi personali, sia perché questi tuoi successi personali si vanno a riversare anche nella relazione con l'altro. Diciamo che, per dirla in altri termini, la relazione con l'altro in questa settimana sarà dalla prospettiva proprio più ampia, dove tu vedi l'altro come la manifestazione del divino e non vedi l'altro come un obiettivo da raggiungere sotto il profilo egoico. Come vi ho spiegato bene nel video Fiamme Gemelle, Anime Gemelle. Sì, la vedo proprio in questo, anche se è una persona che già conosci, vedi Paggio ai Denari, io ti vedo uscire con questa persona, ti vedo interagire. Fammi mettere un attimo la carta sul 9 di denari. Paggio ai denari di nuovo, io ti vedo uscire, è possibile che sia una persona che conosci sul lavoro o che lavorate insieme, vi vedo uscire, vi vedo parlare, comunque una bellissima energia senza pesantezza, questo voglio dire, di condivisione. Non ci sono coppe come vedete qui, cioè non c'è un trasporto emozionale di natura struggente alla Shakespeare in Love, no, c'è il giusto trasporto di natura concreta, di natura viviamo, di natura usciamo, facciamo, vedo felicità, va bene? Anche se è una persona che già conosce, vedo felicità. Vedi Regina di Denari, vedo che te la prendi con calma le tue cose, però è una bellissima energia. Ricorda di trasformazione globale, qua non c'è essere al servizio dell'ego e quindi vittima, c'è una bella energia fresca. Vediamo, energia positiva per te nell'amore. Diciamo che in questa stesa ci sono questioni lavorative, economiche, finanziarie primarie, prioritarie, possono essere tue o dell'altra persona, però vedo una bella energia condivisa comunque. Vediamo energia positiva per te nell'amore. La regina di bastoni, ti vedo proprio felice, ti vedo essere attraente, essere il fatto di piacere agli altri, ti vedo nel tuo potere personale, si vede che state lavorando con le meditazioni e con la consapevolezza, ti vedo nella tua bellezza autentica, vedo che hai tutto sotto controllo, va bene? Tutto sotto controllo, ti vedo felice. Vediamo quale può essere la carta in negativo. Il 4 di spade. Ci può essere un po' di temporeggiamento per quanto riguarda questioni di natura lavorativa, io credo che sia da parte tua. 4 di spade mi parla un po' del fermo, ci può essere che magari vi organizzate per un incontro ma si deve un po' posticipare per lavoro o da parte di questa persona. Io credo che ho letto questa come tua energia, a volte può risuonare anche come energia specchio, cioè io dico che questa energia è la tua, magari è la tua persona di interesse e viceversa. Io credo che questa adesso sia la tua e quindi qua sei tu che te la prendi un po' con calma, poi vedo allegria, gioia, perché hai bisogno di riflettere prima di prendere una decisione, però vedo che tutto va bene, una stesa di grande freschezza, di amor proprio, va bene? Di amor proprio. Voglio vedere ancora sull'energia positiva della regina di bastoni su di te, energia positiva. L'asso di bastoni, sì sì, io ti vedo prendere l'opportunità, c'è questa opportunità, ti sentirai nel tuo potere, amata o amato, attraente, molta energia creativa, kundalinica che si manifesta in tutti gli ambiti della tua vita, comprensivi le relazioni, va bene?
Vediamo questo asso di spade, 4 di bastoni, questa persona che arriva verso di te, asso di spade, 4 di bastoni. E qua è uscita la coppa, 2 di coppe. Questa persona vuole amore da te, ti parlerà per un incontro, ti chiama asso di spade, 4 di bastoni, incontro per amore, 2 di coppe. Sei tu che te la prendi un po' più così, con calma, sei tu che dici vabbè vediamoci, magari posticipi un po' secondo me, capito? Bellissimo. Vediamo un po' con i miei oracoli lui-lei cosa ti dirà questa persona. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui-lei li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Sono insicuro, la mia è solo apparenza. È possibile che alcuni di voi percepiscano questa persona sicura di se stessa, ma non è così. Va bene? È solo apparenza, cioè magari un po' insicuro perché ti vede molto bella, qua, molto bello, cioè attraente. E può essere un po' insicura questa persona, ma è solo apparenza. Cioè può essere sicura di se stessa con te, ma è solo apparenza. Cos'altro? Io ho desiderato fino alla disperazione di poter essere tutto per lei, fino al giorno in cui ho appreso nel dolore che è infinitamente più nobile non essere per lei assolutamente niente. Allora, questa carta ha due valenze, perché siamo a migliaia, ragazze. O è una persona che già conosci, con la quale c'è stata separazione, 4 di spada a blocco, e questa persona è stata molto, 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 molto periodico male, oppure una persona nuova che è stata molto male per amore e una volta che ti incontra qua vuole assolutamente tutto. Sì, ok, vediamo ancora cosa ti dirà. Stasera faccio l'amore con te. Allora, questa carta ha due valenze quando la scrissi. Allora, la prima è quella che vuole fare l'amore con te questa persona. Però anche se, come stanno girando le carte che si vergognano nel sentire quello che sto per dire, questa carta ha a che fare anche col fatto che anche se non ti vede questa persona, e secondo me qua tu la farei aspettare qualche ora o qualche giorno, anche se non ti vede questa persona fa lo stesso l'amore con te. Arrivateci da sole, ecco, era questo il senso di questa carta. Va bene, e beh, voglio dire, ti vede così. Andiamo a vedere adesso cosa ti dicono gli oracoli, gli altri. Qua c'è un'anima gemella, C'è un'anima gemella, una persona che è disposta, proprio disposta verso di te. Bellissima carta. Questa conoscenza profonda, una persona che ti sente profondamente. Questa conoscenza profonda ha a che fare con le tue riflessioni qui. E serendipità, sì, ti vedo tanto felice. Queste sono le occasioni da prendere al volo, no? E quindi qua dopo un po' che ci pensi, io qua vedo che le occasioni da prendere al volo ci sarà una settimana molto felice per te, molto molto felice. Quindi ragazze mie e ragazzi, che devo aggiungere altro? Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la terza variante, il terzo mazzo di oracoli, quelli dell'amore. Andiamo a vedere a livello generale cosa ti prepara, quali sono le immagini della tua anima in questa settimana, e dove adempiere la tua missione e come adempiere la tua missione. Ricordiamo che la nostra missione è vivere ciò che ci arriva come un dono, qualsiasi cosa sia, avere la fede nell'evento è la più grande verità possibile. Fede nell'evento in qualità di divino che si manifesta a te sotto forma di simboli e di maschere che sono le persone, i simboli che ti vengono incontro. Quindi andiamo a vedere a livello generale, metterò una carta e poi ci analizziamo l'amore. Ok, vediamo dove puntano l'attenzione a livello generale. Può essere che la puntano sull'amore, sulle relazioni, sul lavoro, perché è tutto in relazione. Ok, come vi ho spiegato nel video, fiamme gemelle, anime gemelle. Allora, vediamo una carta per le mie ragazze e i miei ragazzi.
settimana che va dal 22 al 28 luglio, qual è il topic, il corpus principale di questa settimana per te? In qualità di karma, dharma, missione dell'anima. Adattati al suo ritmo emotivo. Adattati al suo ritmo emotivo. Allora, è la carta del fluire, va bene? Non contrastate gli eventi di questa settimana. Non fate entrare in gioco la mente negli eventi, in tutto ciò che accade in questa settimana. Gli eventi che ti arriveranno in questa settimana sono voluti dal divino, dal tuo sposo celeste, sposa celeste. Riguardatevi il video Fiamme gemelle, anime gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni. In termini sia lavorativi, sia relazioni nel lavoro, relazioni con amici, relazione con parenti, relazione con le persone di interesse, ma soprattutto relazione con le tue emozioni che ti arrivano attraverso gli eventi che ti si paleseranno in questa settimana. Adattati all'emozione che ti arriva, perché dietro a quell'emozione c'è una forza. Come la nostra sorella, come vi ho letto la mail all'inizio di questo video, si è adattata, però adattata non mi piace come parola, qua dice adattati, poi lo cancello, dico abbraccia, e abbraccia, comprendi, porta con te l'emozione, scendi nelle profondità e avrai la forza corrispondente. Alleati alla tua emozione, non combatterla, non contrastarla. Va bene? Ok. Vediamo di cosa si tratta. Mettiamoci i tarocchi. Vediamo. In linea generale. Cosa accade in questa settimana in qualità di karma, dharma, missione dell'anima per le mie ragazze e i miei ragazzi dal 22 al 28 luglio? Ok, 9 di bastoni, 7 di denari e 6 di bastoni. Allora, qua avete avuto una situazione di attesa quasi estenuante rispetto a qualcosa, di ce la devo fare, attendo, quasi no, estenuante. 6 di bastoni. Qua riprendi il controllo di tutte le situazioni. Il 6 di bastoni significa mettersi alle spalle difficoltà. Ti vedo vincente, ti vedo vincitrice rispetto a qualcosa che stavi attendendo e che ti stava quasi estenuando. Mi può parlare di qualsiasi cosa. Mettiamone due altre. La stella e il 7 di coppe. Allora, prima di tutto, tu in questa settimana accogli le emozioni che ti arrivano in qualità di aver perso la pazienza, proprio perché accogli delle emozioni in quel senso e ti viene data la forza con la stella, recuperi la speranza. Questo recuperare la speranza porta all'apertura di nuove possibilità. Quindi questa è la settimana in cui tu ti ridai un tiro, va bene? In cui tu riprendi la forza che grazie alle situazioni estenuanti di aver avuto pazienza su qualcosa, recuperi il potere. Tale recupero del potere porta alla sanazione, ad avere speranza.
Questa speranza ti apre nuove possibilità con il 7 di coppe, nuove possibilità, mi può parlare di qualsiasi cosa. Vediamo di cosa parla questo 6 di bastoni. Cavallo di spade, ricevi comunicazioni che stavi aspettando probabilmente, o vengono chiarite delle questioni che stavi aspettando, per cui hai avuto pazienza, qualcuno ti parla e si aprono nuove possibilità. Qua c'è un 5 di spade, diciamo che usciamo fuori da situazioni di rancore, di tensione per un'attesa estenuante, per comunicazioni che volevamo avere, o diamo comunicazioni che volevamo dare per chiarire i nostri dubbi. Diciamo che si sbloccano situazioni relative alla comunicazione che riportano all'apertura di possibilità. Vediamo un po' al positivo cosa arriva, cosa hai al positivo. La regina di denari, al positivo ti vedo proprio serena o sereno, ti vedo avere tutto sotto controllo, le tue finanze, le tue risorse, vedo che se c'erano delle questioni riguardanti l'amore, 2 di coppe con una tua persona di interesse vengono risolte, un'attesa estenuante per un chiarimento su qualcosa, si aprono possibilità, vedo che vedo che ti parla qualcuno e tu te la prendi con calma, perché hai raggiunto quello che volevi e quindi stai più tranquilla. Vediamo un'altra al positivo, regina di denari. Il matto, sì, io vedo che finalmente, allora ci sono delle questioni che si sbloccano, che ti hanno dato un'attesa estenuante. Queste situazioni si sbloccano o perché ti parla qualcuno o perché tu parli a qualcuno. Qualsiasi cosa, si sbloccano situazioni che riguardano un'attesa un po' estenuante e aprono nuove possibilità. Il matto al positivo con la regina dei denari, vedo che tu finalmente ti lasci fluire e tutto va bene, ritorni ad avere il controllo delle situazioni, va bene? Ok. Delle cose che vengono dette, vieni a sapere in positivo per te. Si chiariscono delle cose con qualcuno. Vediamo il lato negativo, carta negativa. Le tue paure si tolgono, ragazze mie. Qua c'è la luna che mi parla di paure, di angosce, di preoccupazioni, di gelosie e sta al blocco. Quindi non sapere, non avere risposte chiare, ok? Si tolgono queste paure qui e finalmente stai serena, stai tranquilla o tranquillo, ok? Vediamo un po' di cosa mi parla la stella e il 7 di coppe. Di un'opportunità che arriva, asso di denari. Arriva un'opportunità, asso di denari. Il mago, mi parla anche di lavoro, dove ti vedo finalmente poter scegliere in serenità. Arriva questa opportunità e ti vedo fare una scelta con serenità. Questo mi dicono. Le comunicazioni del Cavaliere di Spade. Comunicazioni del Cavaliere di Spade. La torre. O qualcuno viene a chiarire di una rottura che c'è stata, o di un patatrack che è successo, o di una questione che ti ha messo sulla difensiva. Ci sono chiarimenti riguardanti un patatrack che è successo, in più ambiti possono essere. Chiarimenti che sbloccano. Qua c'è un re di coppe, è possibile una persona di interesse. Chiarimenti che sbloccano. E a te ti vedo soddisfatta di questa cosa e aprire le possibilità e prenderti con calma anche la risposta che devi dare. Mi parlano di più ambiti, quindi perché siamo a migliaia. Ok, vediamo un po'. Che cosa dicono questi oracoli? Cosa dicono le fate? Lascia andare, sì, vedo che lascerai andare paure, preoccupazioni e ansia. Anche il bisogno di controllo, l'energia scorre, lascerai andare preoccupazioni e ansia. Vediamo cosa dicono questi altri oracoli. Metterò 3. Riconciliazioni, c'è questa carta uscita a tutte e 3 le stese, perché state lavorando sul riconciliarvi con il vostro sposo divino, sposa celeste, Ecco perché succedono. La realtà esterna è sempre il prodotto di ciò a cui stai vibrando all'interno. Riconciliazioni, il me tossico, risanare corpo, mente e spirito,
Lo sconosciuto, curiosità. Qua si mettono alle spalle situazioni tossiche riguardanti il controllo dell'ego, il controllo del mentale. E vedo che vi prenderete anche cura di voi stesse in modo particolare, o voi stessi in modo particolare in questa settimana, magari facendo anche delle pratiche, anche delle pratiche di purificazione. E lo sconosciuto, curiosità, sono nuove opportunità. Va bene? Quindi tu ti riconcili col tuo sposo o sposa celeste e all'esterno di te si sbloccano situazioni. Ti prenderai più cura del tuo corpo in questi giorni o di te stessa o di te stesso. E curiosità, c'è qualcosa di nuovo per te che ti vede aprire a nuove possibilità. In queste nuove possibilità qualcosa può farti un po'... dice, questa nuova possibilità adesso che scelta faccio? Sette di coppe, no? Vedo che te la prenderai con calma questa scelta da fare in queste possibilità che si aprono e poi col matto ti lascerai fluire agli eventi. La bellissima stesa di sblocco, ma quasi tutte sono stese di sblocco. Vediamo un po' cosa succede adesso nell'amore. Allora, andiamo a vedere nell'amore cosa succede in questa settimana dal 22 al 28 luglio. Faremo in un altro modo, metteremo qua la tua energia nell'amore, come vai a stare nell'amore rispetto alle relazioni, qua l'energia della tua persona di interesse se c'è o della persona che può arrivare e nella parte centrale cosa accade nell'amore alla fine per te. Ok, andiamo a vedere. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore in questa settimana dal 22 al 28 luglio? Come vanno a stare nell'amore? Ok. 3 di bastoni, paggio di denari, la papessa. State aspettando una comunicazione da parte di qualcuno o qualcuno che è a distanza, oppure ricevete comunicazioni da qualcuno in concreto per vedervi, per esempio, e io qua vedo che siete molto esigenti con la papessa e valutate che cosa fare con questa persona che vi chiama, che vi scrive per un incontro. Oppure qua state attendendo o una persona che è a distanza e con la quale c'è o silenzio, oppure state attendendo una comunicazione da questa persona che è a distanza. Oppure state riflettendo se comunicare a una persona oppure no. Siccome siete molto esigenti, state valutando. Vedete un po' dove vi risuona, va bene? Vedo che c'è una vostra esigenza molto grande qua, no? Di specchiarvi con chi è alla vostra altezza. State in questo mood qui. Vedi 4 di spade, o c'è silenzio con qualcuno, vi vedo anche, se per esempio siete singoli, investire anche i vostri sforzi energetici nelle cose, nei vostri studi, la papessa, in ciò che vi piace, aspettando la persona alla vostra altezza, in questo mood qua. Vediamo chi arriva in questa settimana o l'energia della tua persona di interesse nei tuoi confronti. L'energia della tua persona di interesse nei tuoi confronti. Regina di coppe, cavaliere di denari, 7 di coppe. Guarda, io qua vedo una persona, ecco perché dice adattati al suo ritmo emotivo. Qua vedo una persona che si sta prendendo il suo tempo, che può essere distratta dal lavoro, una persona un po' più distratta da altre cose che riguardano il lavoro. È una persona che si sta prendendo il suo tempo, una persona che va calma, va più piano e ripeto, può essere distratta per altre questioni di natura lavorativa. Può essere a distanza questa persona. Vedo una persona che si sta prendendo i suoi tempi, ecco perché adattati al suo ritmo emotivo, cioè se hai una persona che si sta prendendo i suoi tempi è perché se sei in connessione con questa persona è perché il divino vuole che tu lavori su di te rispetto a quelle emozioni che quella persona ti scaturisce all'interno, ok? Che è una maschera del divino.
come vi ho insegnato nel video fiamme gemelle, anime gemelle. Se invece è una persona nuova, io vedo che questa è una persona che si prende i suoi tempi, che può essere molto impegnata e distratta da altro sul piano lavorativo, vedo solo questo, sul piano lavorativo. Quindi qua io pure vedo una sorta di situazione un po' di silenzio, introspezione, anche qua vedo introspezione, però un po' l'energia va anche nel contesto lavorativo qua, anche a te, però a te ti vedo più esigente. C'è più maestria qua. Vediamo un po' cosa succede alla fine, energia finale, cosa succede nell'amore in questa settimana per te. 3 di coppe, la temperanza e la regina di spade. Allora qua ti parlerà, qua io vedo incontri e comunicazione. La regina di spade mi parla di te, secondo me, che valuti bene ciò che dice l'altra persona, anche perché hai le idee molto chiare, te l'ho detta anche qui, sei una persona molto esigente. Io in questa settimana vedo che ti incontri con questa persona, 3 di coppe, temperanza, ci sarà un ottimo dialogo, un'ottima comunicazione. E questa con la regina di spade, io credo che questa sia tu proprio. Sei una persona che valuta, anche che fa un po' lo scanner all'altro, ma soprattutto uno scanner animico, perché c'è la papessa qui, c'è una persona, sei una persona molto esigente e quindi vedrai come l'altro risponde anche, no? Sei una persona anche che ha lavorato sulle sue emozioni, tant'è che adesso ha chiaro con la regina di spade cosa significano le emozioni, ci ha lavorato tanto, ci ha anche sofferto tanto. Mi spiego? Farai un po' lo scanner a questa persona, vediamo un po' la regina di spade, l'8 di spade. Io vedo che tu, qua c'è l'incontro con questa persona, parli con questa persona, però ti sentirai un po' bloccata, non saper che fare. Qua c'è il diavolo, le cavaliere di spade, ci sono un po' di paure da parte tua, perché? Perché? Perché la regina di spade? Perché ci siamo bloccati? Perché la regina di spade? Ah, perché hai paura di soffrire di nuovo, 5 di coppe. Ecco perché fai lo scanner all'altro. Scanner proprio inteso, no? Valutazione, eccetera. Hai paura di soffrire di nuovo, il 5 di coppe. Però ragazzi, dovete approcciarvi all'altro con fede, con fede, con fede. La fede è diversa dalla fiducia. La fede è affidarsi all'evento, alla persona. La fede è una forza. La fiducia è frutto di una credenza, di un'analisi mentale. Che vuol dire? Io decido di fidarmi di te perché ho fatto un'analisi mentale, ma quell'analisi verrai tradito, di nuovo. Cioè, avere fede negli eventi significa avere fede come... La fede è qualcosa che devi sentire, non te la posso spiegare. La fede è la fede nell'evento, nell'invisibile. La fiducia è una credenza. Ho fede in te e quindi... Ma questo presuppone dietro l'altra metà, faccia della medaglia, no? Che spero che non mi tradirai. Avete capito più o meno? È qualcosa di sottile. Quindi le carte cosa ti dicono? Affidati, stai facendo un grande lavoro su di te, no? Affidati all'evento, affidati all'evento. Io qua vedo che c'è ottima comunicazione anche di natura di equilibrio qua. Vedi qua c'è un re di spade. O incontri una persona nuova e quindi hai paura ad aprirti perché sei stata triste con questa persona qui e quindi hai paura ad aprirti a questa persona nuova e ci vai cauta, ok, visto che qua vedo che conosci questa persona, oppure vedo che esci, ci stai insieme insomma qui, oppure la stessa persona con la quale c'era silenzio o con la quale c'è stata una tristezza, un blocco comunicativo e tu stai sulla difensiva, affidatevi agli eventi, adattati al suo ritmo emotivo, significa affidati, no, agli eventi. Perché qua vedo che c'è una buona energia. Vediamo questo 3 di coppe e la temperanza. Re di spade, di nuovo. Sì, qua arriva una persona che ti vuole parlare, con la quale o c'era silenzio oppure c'era freddezza, anche se vi parlavate ma c'era freddezza. Quindi qua c'è una persona che ti vuole parlare, nel senso riconciliarsi, intendersi con te.
2 di spade, vedi qua, non sai bene cosa fare, c'è amore. Oppure una persona completamente nuova, ti ho descritto. Vediamo un po' al positivo per te. Positivo 7 di spade. 7 di spade qua al positivo mi parla un po' della tua astuzia. Un po' di astuzia. Vedi la stella. Sarai astuta, non so in che termini. Sarai astuta. Vediamo un po', 7 di spade al positivo. 3 di denari. Io credo che tu ti vedrai con questa persona e farete dei piani. E questa è un'astuzia da parte tua. Cioè, o metterlo alla prova come regina di spade. Faccio dei piani insieme a questa persona, vediamo se mantiene. Cioè, è un po' in questo senso, questa astuzia qui, perché ha il tuo positivo. Vedi 10 di coppe. Perché io qua vedo che il 3 di denari al positivo mi parla di fare dei piani insieme. Con astuzia fare dei piani insieme. Io non so che voglia dire questa cosa, con astuzia fare dei piani insieme. Perché qua vedo che c'è comunicazione, eccetera. Tu stai un po' sulla difensiva, però fai un po' lo scandalo per paura di soffrire. Vedo che... Mi raccomando che questa astuzia sia in virtù della fede. In virtù della fede. Vediamo un po' il... carta negativa. La regina di denari. Hai perso un po' la pazienza qua. Hai perso un po' la pazienza. Forse perché si sono ripetute altre volte queste dinamiche, hai perso un po' la pazienza e quindi con astuzia adesso fare dei piani insieme, non lo so. Oppure per alcuni di voi c'era una terza persona qua. E siccome qua c'è una persona che ti vuole incontrare, tu con astuzia, diciamo, fai dei piani per vedere, oppure chiedi di fare dei piani per vedere cosa ti risponde l'altra persona, per sondare anche il terreno rispetto a quest'altra persona qui. Se è il tuo caso, oppure sei tu che sei impegnata. Oppure sei tu che hai perso la pazienza. Vediamo sulla regina di denari, che hai perso un po' la pazienza. Sulla regina di denari. 2 di denari. Per molti di voi c'è un'altra persona. O da parte tua o da parte di questa persona. Invece, per altre avete un po' perso la pazienza perché vedete la situazione un po' disequilibrata, no? Nell'amore, in genere, perché qua ti vedo aver sofferto, eccetera, non volendo ripetere le stesse cose di sofferenza, oppure ti vedo in dubbio, oppure ci sono delle situazioni di fuori equilibrio perché c'è un'altra persona. Però qua vedo incontri, diversioni, intendersi. Sono tutte sfide, ragazzi miei, ragazzi, quindi affidatevi, abbiate fiducia nell'evento che è mandato dal divino, va bene? E affidatevi e vedete cosa accade nella papessa che abbiamo qui. Ok, vediamo un po' cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui-lei sono disponibili sotto l'info box in descrizione. Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. Allora, se qua c'è stata una separazione con qualcuno, questa persona si è rivelata, si è sentita innamorata di te. Gli sei mancata o mancato. E questo è per alcuni di voi che hanno questa situazione qui, Vediamo ancora cosa ti dirà questa persona, si è girata da sola. Sto tornando da te. Sì, per alcuni di voi c'è una persona che rientra, e infatti vedo qua, con riconciliazione, parlare, dopo una freddezza che c'è stata, sto tornando da te. Per le ragazze singole, invece, dove vedo che conoscete una persona, c'è un'ottima comunicazione, voi fate un po' lo scanner, diciamo che avete perso un po' la pazienza rispetto all'amore, ma uscite con questa persona utilizzando una strategia vostra, un'astuzia, e alla fine vedete che c'è cooperazione con questa persona perché vi affidate. Sto tornando da te riferito all'amore che ritorna da te, perché tu hai fede nuovamente nell'amore. Ok. Cos'altro ti dirà questa persona? Sto pensando di regalarti un anello.
Allora, sto pensando di regalarti un anello, può essere sia in termini letterali, proprio un anello, no? A livello simbolico, l'anello cos'è? È un compimento, è la chiusura di un ciclo, l'apertura di un nuovo ciclo che ha a che fare con la fede. Va bene? Ok. Vediamo adesso cosa ti dicono gli ultimi oracoli. Una nuova vita, infatti, in virtù della fede, sinfonia incompiuta, è tempo di andare. Qua qualcuno di voi deve lasciare andare una situazione vecchia, di attaccamento alla mancanza di fiducia. E qua c'è una persona che è tempo di andare, decide anche di lasciare situazioni pregresse, che possono essere altre persone, o può decidere di lasciare andare questi dubbi che ha. Vediamo cos'altro. Questa è mandata dal destino, c'è una buona sorte, il potere superiore. Per potere superiore qua si fa un cambio radicale. Potere superiore si fa un cambio radicale. C'è un incontro del destino dove ci si lascerà alle spalle per volontà divina una situazione di perdita di pazienza dove le situazioni erano sbilanciate. Se tale perdita di pazienza dove le situazioni erano sbilanciate riguarda altre persone, si decide di lasciare indietro ormai queste situazioni. Se invece riguarda la perdita di pazienza, le cose sbilanciate rispetto all'amore della tua perdita di pazienza, allora tu lascerai indietro questo con i tuoi tempi, ma te lo lascerai alle spalle, va bene? Voglio mettere un'ultima carta dell'oracolo che mi hai scelto a chiusura. La tua anima gemella non è pronta. Vedi, qua c'era una mancanza di fede, di fiducia da parte tua e da parte di una persona. Sappiamo, come vi ho spiegato nel video Fiamme Gemelle, Anime Gemelle, che la fede è il darsi all'amore, darsi alle proprie emozioni. Allora qua mi dice la tua anima gemella non è pronta o non era pronta, perché io qua vedo che in questa settimana ci sarà un punto a capo. Se è una persona nuova, sei tu che non sei ancora pronta. E quindi vedo l'incontro, vedo una buona comunicazione, vedo tempo sulla difensiva e quindi adattati al ritmo emotivo, fai fluire la fede nelle emozioni e quindi poi sarai pronta. Se rispetto a una persona, questa carta mi sta parlando del fatto che qua c'è una persona che può avere dei dubbi rispetto a lasciare andare un passato o continuare a procrastinare. Qua io vedo che alla fine verrà lasciato andare il passato che ha a che fare con questo squilibrio e si paleserà pronta. Vediamo cos'altro, un'altra. Qua verranno dette sono state dette delle bugie che verranno risolte qua, perché abbiamo il 3 di coppe e la temperanza, un'altra. Incontro mediante sincronicità. Allora, mi dice che ci sarà un incontro, e lo vedevamo già qua, 3 di coppe, temperanza. Diciamo che si tolgono un po' le maschere da questo incontro. Anche tu vedrai la bugia dell'ego che si palesa nell'altra persona, no? Vedendo nell'altra persona la maschera del divino e non più una persona in qualità di soggetto distinto e separato da te. E quindi diciamo che c'è un processo di elaborazione laddove c'è l'anello, un compimento in questa settimana che ti permetterà di avere più fiducia, tant'è che il 7 di spade non è solo la tua astuzia, è anche la mancanza di fiducia quando è al blocco e il ritorno alla fiducia col 3 di denari, il venirsi incontro, la cooperazione con l'altro, che è la cooperazione col divino, va bene? Quindi ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua.